Ciao a tutti, sono Andrea Gallo, faccio ormai parte del team da circa 7 anni, da quando praticamente era all'inizio della sua storia, e da quando sono entrato ho sviluppato 5 veicoli diversi a propulsione umana, tutte bici reclinate, e le ho anche pedalate perché faccio ciclismo. Il team si dedica appunto allo sviluppo di veicoli a propulsione umana, dove la potenza dell'uomo è preponderante, ma la potenza dell'uomo è anche non solo quella nelle gambe di Andrea e dell'atleta, ma anche nel cervello e nell'esperienza degli studenti, che magari non è sempre, essendo studenti appunto, all'avanguardia, ma sicuramente è fresca, è nuova, è ricca di idee. Aver trovato un team come il Team Polycambed è stata una valvola di sfogo per riuscire a progettare e pedalare veicoli che altrimenti non sono in commercio. Da ormai 3 anni veniamo qua a Battle Mountain a fare questa competizione, la World Human Power Speed Challenge, che è la competizione dove si può spingere un veicolo a propulsione umana alle velocità più alte al mondo. La run si sviluppa su 8 km e diciamo nei primi 15 metri si ha la possibilità di accompagnare il veicolo, quindi il ciclista, per aiutare alla partenza, permettendo solo a un membro di toccare fisicamente il veicolo. La run si sviluppa poi su questi 8 km. All'interno degli 8 km abbiamo quella che viene chiamata una gabbia di 200 metri nella quale si registra la velocità, che poi è quella ufficiale a fine gara. Proprio nel 2016 Andrea ha migliorato il record italiano da lui detenuto, raggiungendo i 126,90 km orari. Me lo ricordo come fosse ieri, perché seguivo la run dalla macchina che appunto segue Andrea poco dietro di lui, e quando siamo scesi abbiamo subito visto il sorriso di Andrea e voleva dire che era andato veramente forte, infatti così è stato. Onestamente, se mi chiedessero di voler fare io il ciclista in un progetto del genere, io direi assolutamente di no. Non sono un grande amante della velocità in generale come ciclista, e pensare di stare chiuso in una carena così, sicuramente non raggiungerei le velocità del nostro ciclista, ma anche solo se mi dicesse ai 90-100 km/h, penso proprio di non volerlo fare. Oltre alla preparazione fisica ci va anche una grossa preparazione mentale a guidare questo veicolo, perché c'è una procedura molto complessa dietro prima del lancio, bisogna ricordarsi tutti i passaggi, non dimenticare nulla, quindi tutti i ragazzi si sono presi un impegno e sono molto concentrati. Quando andiamo sul punto di partenza ognuno sa cosa deve fare. La guidabilità non è semplice, soprattutto quando ci sono le folate di vento, lui inizia a oscillare,
quindi spingere al massimo e guidarlo su un rettilineo anche se dritto non è molto facile. Prima di raggiungere la forma finale di Taurus sono state simulate in ambiente CFD svariate versioni di carena, per un totale di circa 70 modelli diversi. In ogni modello si provavano soluzioni differenti e si cercava di capire quali di queste soluzioni dessero i migliori vantaggi in termini di perdita di potenza aerodinamica. La ricerca della laminarità significa garantire all'interno dello strato limite che si sviluppa sulla carena del mezzo uno strato limite appunto laminare che si verifica quando la velocità all'interno dello strato limite è parallela alla parete stessa della carena, evitando quindi le formazioni di vortici che determinerebbero un aumento della turbolenza con conseguente aumento della resistenza e abbattimento delle prestazioni del prototipo stesso. Sono molte nuove cose sopra il veicolo, è molto più complesso di Pulsar e abbiamo voluto implementare alcune cose che miglioravano la trasmissione, come questa trasmissione qua che è in fase di brevetto. Questa trasmissione ha il grande vantaggio di avere un'efficienza molto più grande di quelle delle trasmissioni classiche della bici. Prevede il pacco pignoni, cosiddetto flottante. Questo per tenere sempre la catena in tiro e per poter avere più marce rispetto a quante di solito ha una bicicletta con trazione anteriore carenata, che di solito ne ha al massimo 5, qui ne abbiamo 11. La trasmissione elettronica è gestita da un Arduino Mega posizionato sotto il sedile del ciclista. A differenza di Pulsar abbiamo fatto un sistema di visione completamente elettronico con 2 telecamere e io grazie ai 2 schermi vedo molto bene fuori perché ho un angolo di visione più ampio. L'elettronica quindi assume un ruolo fondamentale all'interno di questo nuovo prototipo che, oltre a questi 2 sistemi di controllo, quindi sistema di visione e trasmissione, controlla anche tutto un insieme di sensoristica che aiuta molto a capire le peculiarità di questo veicolo. Devi spingere al contrario quando vedi che vado da una parte. Questa esperienza in team mi ha insegnato senz'altro a lavorare con gli altri, a cercare il compromesso sia nel mio rapporto con gli altri, ma anche il compromesso che si trova all'interno della progettazione globale. Quando si ha un progetto con così tanti aspetti, l'aspetto aerodinamico, l'aspetto strutturale, l'aspetto dei processi tecnologici di cui disponiamo, non si può sempre fare tutto quello che si vuole. Magari l'aerodinamico vorrebbe una certa forma, però lo strutturista gli dice no, guarda, così non resiste ai carichi, non si può fare. E quindi l'insieme del progetto ti obbliga a saperne un po' di tutti i campi, di tutti gli ambiti e a confrontarti con chi invece si occupa di un altro ambito in modo più specifico, in modo da trovare insieme il compromesso migliore che risulta poi in realtà la soluzione tecnica
migliore. Lavorare in un team è stato molto importante e penso che lo sia stato per tutti i ragazzi del team, perché ti aiuta a formarti per quello che sarà il nostro futuro, ovvero lavorare molto probabilmente in aziende e lavorare a fianco con altri ingegneri. Il lavoro nel team è stato utile non solo per la parte puramente tecnica e teorica e per poter applicare in pratica quello che è la teoria, ma proprio per lavorare a fianco con altre persone in un ambiente che diventa molto simile a quello lavorativo per questi tipi di progetti. Se penso invece ad una mobilità urbana incentrata su questo tipo di prototipi, penso ad un prototipo invece a 3 ruote, quindi un prototipo che possa mantenersi in equilibrio da solo senza l'ausilio di personale esterno. Se vogliamo fare un parallelismo tra un veicolo a propulsione umana e un'automobile, Andrea per raggiungere una velocità di 100 km/h emette circa 5 grammi di CO2 ogni 100 km, mentre un'automobile emette circa tra i 120, 130, 140 kg di CO2, senza pensare alle sostanze inquinanti che vengono emesse da quel tipo di motore. Penso che per questi progetti, per questi prototipi di mezzi a propulsione umana potrebbero trovare grandi applicazioni anche nella vita quotidiana, quindi nelle città, come trasporto proprio personale, ma dovrebbe arrivare una spinta da istituzioni più alte. Le città non si devono focalizzare sul traffico su macchina, ma dovrebbero iniziare a fare delle campagne per tutto quello che è il trasporto tramite propulsione umana, quindi piste ciclabili, ma non solo dal punto di vista sportivo, ma deve diventare proprio a livello sociale una cosa normale per tutte le persone. Se devono muoversi di 5-10 km di casa, devono farlo in modo autonomo con la propria propulsione umana, ecco.